Garmont Tower 3.0 Extreme GTX, un nome lunghissimo per uno scarpone che mi ha sorpreso per la sua polivalenza e per tutti gli usi che si può fare. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a parlare di questi Tower 3.0 Extreme dalla loro suola. Qui troviamo una suola Vibram modello Vertex, ovvero una suola con un compound Durastep e la tecnologia Traction Lag. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire uno scarpone che ha una suola che mi ha particolarmente convinto, sia per la sua durabilità, anche se diciamo il traction lag sicuramente non è una funzione che durerà tantissimo nel tempo proprio per sua struttura, però in generale come compound della suola secondo me si potrà andare avanti un sacco di tempo. A livello di prestazioni lei tiene veramente molto bene su tutti i terreni bagnati, anche su quel ghiaccettino un pochino scivoloso. Lei devo dire che tiene veramente molto bene. Naturalmente in caso di ghiaccio vero e proprio lo si rampona e poi adesso ne parliamo, però in generale come suola mi ha veramente convinto. Non è una suola che utilizzerei particolarmente su roccia perché lì tenderebbe un pochino a consumarsi velocemente, e neanche sul fango perché il numero di tasselli sicuramente non è pensato per questa attività. Lui su asciutto, bagnato e su neve offre veramente una grandissima stabilità e soprattutto un grandissimo grip. Tutto questo poi insieme naturalmente anche all'intersuola, che è la parte che probabilmente più mi è piaciuta di questo scarpone. Parliamo di un intersuola semi-rigido e infatti questa sua caratteristica di essere semi-rigido è perfetta per far sì che questo scarpone sia adatto dal trekking all'alpinismo. Parliamo di uno scarpone che ha comunque un intersuola abbastanza morbido, nel senso che potrete farci dei trekking veramente molto lunghi, degli avvicinamenti di diverse ore e non vi stancherà il piede. Oltre a ciò, come vi dicevo, sulla parte posteriore abbiamo la tacca per ramponarlo. Il rampone su questo scarpone ci sta veramente bene, soprattutto lo trasforma, soprattutto se scegliamo un rampone rigido, lui veramente dà il meglio di sé. Poi lo vediamo dove sicuramente possiamo utilizzarlo, però quando mettiamo il rampone questo scarpone davvero cambia anima e il rampone sta su senza nessun problema. La tacca è bella grossa, quindi non scivola giù il rampone. In generale devo dire che a livello di intersuola anche qua mi è abbastanza piaciuto. Passando alla parte superiore di tutta la tomaia, la parte anteriore naturalmente ha un puntale rigido per far sì che ci protegga da tutti gli urti. Ma poi troviamo questo enorme fascione che va a coprire tutta la parte di intersuola e va a collegare direttamente la suola con la tomaia. Bene che copre l'intersuola, perché così magari quando usiamo il rampone magari ci ramponiamo un po' da soli, non lo distruggiamo. Ottimo poi che colleghi tutta la parte di tomaia con la suola, perché in questo modo abbiamo tutta una costruzione intera e questo si sente soprattutto nel momento in cui facciamo dei trekking veramente molto verticali, quindi magari dei canali. Lì si sente come questo scarpone è un tutt'uno e quindi davvero si riesce a utilizzare molto bene. Parte superiore poi che troviamo questa parte di ghetta. Una ghetta che è realizzata in un materiale antitaglio, anche qua per quando utilizziamo il rampone, una ghetta che poi presenta nella parte mediana anche una zip. Questa ghetta serve sia per proteggerci da acqua, neve, agenti atmosferici eccetera, sia anche per andare a proteggere il boa, in modo tale che siamo sicuri che tutta la parte di filato del boa non si rompa. Appunto poi per quanto riguarda il boa, visto che ci siamo ve ne racconto già. Qui parliamo di un boa doppio e a me personalmente piace sempre il doppio boa perché ci dà modo di poter regolare bene sia l'anteriore sia l'avampiede del nostro scarpone sia il collo. Devo dire davvero ottimo, soprattutto perché parlando di uno scarpone invernale si riesce ad allacciare il boa facilmente anche con i guanti, quindi chicca veramente super. Unica cosa che sarebbe stata la ciliegina sulla torta se fosse stato messo un boa LI2 con la possibilità anche della regolazione millimetrica ad aprirlo. Purtroppo non c'è, diciamo che sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta. Però in generale già così il boa si sente tanto che fa la differenza. Arrivando a parlare di tutta la zona del tallone, come vi dicevo innanzitutto è ramponabile e poi troviamo uno scarpone che dalla parte del tallone ha il classico sistema di chiusura di Garmont. Dunque il tallone resta sempre dentro senza muoversi, non abbiamo problemi di vesciche, sfregamenti, da questo punto di vista anche con delle calze belle spesse lavora molto bene. E soprattutto poi come scarpone è molto alto. Uno scarpone che da questo punto di vista sicuramente non favorisce tantissimo la camminabilità dal punto di vista del laterale, cioè quando andiamo magari su dei traversi, roba così, però evita tantissimo l'ingresso di neve e acqua.
Questo sicuramente, se lo utilizzavo per fare alpinismo invernale ciaspolate, è un punto a favore non da poco. In generale poi altezza dello scarpone che mi è piaciuta, perché comunque non è un problema quando andiamo a inserire dentro il piede, grazie anche al BOA, anche se andiamo ad aprirlo completamente non avremo problemi da dover mettere difficilmente lo scarpone o a toglierlo. Vuol dire che lo scarpone si mette e toglie davvero molto facilmente. Infine, per quanto riguarda la sua termicità, lui è uno scarpone veramente molto termico. Io l'ho utilizzato fino a -20 e ci sono stato benissimo. Secondo me si potrebbe andare anche un pochino sotto senza tanti problemi. Ricordatevi però che ognuno di noi soffre o sopporta il freddo a modo suo, quindi provateli e sapete quanto soffrite il freddo. Però lui ha sicuramente un'ottima imbottitura, la membrana Gore-Tex Insulation lo aiuta ad essere abbastanza caldo, che tra l'altro questa membrana poi è anche di quelle nuove realizzata senza tutti quegli agenti chimici dannosi per l'ambiente. E sempre per quanto riguarda la termicità, soletta Ortholite O-Term, che è la soletta di Ortholite particolarmente pensata proprio per questi scarponi invernali che ci isolano meglio dal freddo del terreno. Dunque, termicità che anche qua mi ha convinto, perché è uno scarpone praticamente che si può usare un po' tutto l'inverno. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio questi Garmont 3.0 Extreme. Io li consiglio un po' tutti. Secondo me può essere un ottimo scarpone dal principiante che magari sta iniziando con le ciaspolate, con i trekking invernali, ma vuole già comprare un qualcosa che un domani, se vuole iniziare a fare alpinismo invernale, lo può già aiutare. Allo stesso modo anche a un medio esperto che magari sta cercando uno scarpone con cui fare un po' di tutto. Perché la caratteristica che più mi è piaciuta di questo scarpone è proprio che noi possiamo usarlo in tantissime attività: trekking invernale, ciaspolate, alpinismo invernale, non alpinismo tecnico. Il tecnico non ve lo consiglio perché come calzata è abbastanza regular, non ha una calzata tecnica e soprattutto non può montare un rampone automatico, e sul tecnico il rampone automatico sappiamo che è necessario. Quindi diciamo tutto quello che può essere fino a alpinismo classico, canali, evitate l'alpinismo tecnico perché secondo me non è uno scarpone da tecnico. Ma in generale, se davvero state cercando uno scarpone dal trekking all'alpinismo per l'inverno bello caldo, lui è sicuramente un'ottima soluzione. Arriviamo infine al prezzo, perché Garmont li vende a 390 euro, online si trova qualcosina meno. Devo dire che come prezzo secondo me ci sta. Ci sta perché lui praticamente può fare come se fossero due scarponi diversi. E se pensiamo di dover comprare due scarponi diversi, alla fine comunque 400-450 euro li andremo a spendere. In questo caso ne compreremmo uno solo alla stessa cifra, anche qualcosina meno. Quindi secondo me ci sta come prezzo, è in linea con tanti competitor e soprattutto è poi uno scarpone che è risolabile, il BOA nel caso si rompe si può cambiare. Dunque qualche cosina si può anche aggiustare. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!